carini, come state? Come va oggi? Aspettate, io devo fare sempre le mie analisi con la CPU, robe, quindi vediamo come va. Anche perché ho aumentato la risoluzione. Pazzerelli oggi proprio. E ciao Pollo Laser Gamers e Funny Boy. E ciao dai bye. Ho aumentato la risoluzione. Non era necessario in realtà, perché comunque ho visto che si vede bene. Cioè, prima facevo a 720, adesso vediamo 1080. Però la cosa è che la telecamera è a 1080, cioè non l'ho messa a 720. Quindi ho detto, vediamo insomma. E penso che non si noti tanto la differenza, perché voglio dire, non è che io faccio vedere tantissimi dettagli, ecco. Però insomma, vediamo. Per adesso la CPU non sta esplodendo, però non ho niente aperto praticamente. Cioè non ho Barb. Quindi vediamo. Però oggi parliamo appunto di Barb, visto che me l'avete chiesto e mi è sembrata una buona idea. Ho detto facciamo una serie su Barb per andare a vedere tutte le funzionalità e quindi oggi, insomma, non lo faccio tutto in una volta perché comunque ci sono parecchie funzionalità e vorrei vederle bene, insomma, e soprattutto alcune. Però, insomma, oggi quindi lo installiamo Barb, vediamo il proxy e il repeater, che insomma sono quelle... insomma più utilizzate. Ovviamente il mio bot qui è impazzito perché chiaramente un attimo che sistemo il bot di Discord. Si parla di Bart su It lo spione, sì. Esatto. Allora, giustamente perché dovete sapere che io ho un bot che in base a se faccio la live o il video mi manda l'anteprima su Discord. Però insomma io cambio sempre nomi e quindi quello ovviamente ovviamente non li trova. Però vabbè, dettagli, vi rendo partecipi dei miei problemi, ecco. Però insomma risolto, tutto bello. E interessante, è sbagliato. Interessante. Riempio cose su Discord, vabbè, no, ho risolto, così potete trovarvi tutto e da Discord, vabbè. E insomma, parliamo di Barb. Allora, al momento non si vede la scarpa, quindi tutto bello. E insomma, Simone ha fatto un libro, potete comprarlo su Amazon, anche il formato Kindle, e volevo fargli un po' di pubblicità, insomma. Però se volete sapere di cosa parla, andate sul suo canale e lui ha fatto insomma un video in cui ne parla, però parla appunto del Cyber Security Analyst. A me è arrivato oggi e ho iniziato a leggerlo. E devo dire che già dall'inizio spiega un bel po' di cose.
anche non troppo complicate per adesso, quindi comunque anche se state iniziando, secondo me potete seguirlo. Però insomma, vediamo. Vediamo, ho letto poche pagine, quindi quando avrò tempo poi continuerò a leggerlo, anche perché sono tante pagine. Quindi insomma questo. E andiamo a vedere adesso un'altra cosa, non so se avete visto il video, però con Simone appunto abbiamo creato questa casella email, spamma@proton. Ve lo posso far vedere forse, aspettate. No, non ce l'ho. Vabbè, la trovate sui due canali, dove potete mandarci email di phishing e noi possiamo tipo o analizzarle, oppure potete provare proprio a creare un'email di phishing e noi saremo lieti di vedere come l'avete fatta, insomma. Però ovviamente se ci mandate email che vi sono arrivate, ce le dovete zippare con una password, e la password la trovate in descrizione del video. Il video semplicemente è questo, o da me o da Simone, insomma è lo stesso. E questo qui è Ciao a tutti ragazzi, trovate nella descrizione tutte le informazioni. E insomma, quindi mandateci sto phishing. Non vedo l'ora, insomma. Però torniamo a Barp e voglio prendere la versione community, perché in generale, ecco, per scaricarla basta che andate in product e qui c'è la community o la professional, oppure fate view all e vi fa vedere tutti i prodotti. Però insomma c'è la community. E poi vediamo se lo trovo, perché ho visto che anche su TryAcme c'è una stanza challenge, non so, di Barp. Vediamo se la trovo. Vediamo. L'ho vista oggi, ma non la trovo. Barp Suite Device. Ok, questo qui. In cui ok, aspettate che faccio il login, così possiamo vedere cosa viene. Oh no, ho sbagliato password. E chi la sa ora la password? Mi dice password è obbligatoria, ma io gliel'ho messo. Ce l'ho fatta, eccoci qua. E però ho perso di nuovo le cose. È una premium room. Mannaggia, volevo vedere solo cosa c'era. Vabbè, mi guardo. Ecco, insomma, ci sono queste qui. Praticamente vi dice che cos'è Barp,
la differenza, le feature di Bark Community, l'installazione e varie cose. Ora non voglio vedere questo, però mi interessava questo che era molto interessante per dopo. Però insomma, quindi quali sono le differenze col community e il professional? Praticamente, come dice qui, il professional ha delle funzionalità ha delle funzionalità in più rispetto alla community, tipo ha lo scanner automatico con più vulnerabilità, oppure poi lo vedremo, però insomma ve li anticipo, oppure quando voi usate l'intruder per fare alcune cose le richieste sono limitate, quindi potete fare un tot di richieste in un certo tempo. Invece col professional non avete questo limite, poi potete salvare i progetti, la generazione di report e soprattutto avete il collaborator che poi insomma vedremo. Vabbè, l'enterprise sinceramente non l'ho mai usato, però insomma dovrebbe avere questa dashboard anche, però insomma non l'ho usato, quindi non è che è così. E insomma, quindi più o meno questa è la differenza col professional e il community, però siccome il professional costa, cioè dovete pagarlo tipo annualmente, solitamente sono le aziende che lo comprano, e quindi ho pensato che possiamo vedere il community, la versione community che comunque è gratuita, e poi magari verso la fine comunque di questa serie andremo a vedere alcune funzionalità del professional in caso qualcuno ha il professional o se lo vuole prendere, insomma. E quindi scarico la community edition perché non ce l'ho. Qui potete direttamente andare a scaricarlo senza mettere la vostra email, e chiaramente dovete scaricare quello che rispetto al vostro sistema operativo, insomma. E ciao One Last Astronaut. E me l'ha scaricato, quindi no, lo sto scaricando. Ok, l'ha scaricato, quindi adesso lo installo. Forse. Insomma, lo scaricate, poi vi dà un exe come un eseguibile e poi ve lo posso far vedere, vediamo, facciamo l'installazione insieme. Ecco qui, fate next, qui chiaramente lo installate dove volete, fate next e poi lo installate banalmente, cioè non è nulla di complicato. Quindi lo installiamo, aspettiamo che lo installiamo. Allora, video intanto vi aggiorno sulle statistiche del mio computer. Non sta morendo, quindi bene. Molto bene. E aspettiamo, ci mette un pochino. Intanto apro anche anche perché col professional poi magari ve lo faccio vedere più in là, però voi dovete mettere la licenza, e la licenza si attiva in un certo modo che comunque non è difficile, però se magari qualcuno non l'ha mai fatto non so come farlo, però insomma poi vedremo anche il professional. E quindi l'ha scaricato. E
adesso lo apro. Ciao Simone. E Simo e Simone. Datemi un attimo. Grazie Base TV per l'iscrizione. Approved. E allora, qui abbiamo Barb. Quando lo avvierete, aspettate che ve lo allargo. Oh no. Grazie Fanny Boy per l'abbonamento. Grazie Base TV. Wow, avete fatto partire l'hype train. Proprio oggi bellissimo. Sono quello su Discord con l'immagine di Hackerino. Ah, ok, sì. Bello Hackerino, quindi tu sei l'originale. Grazie Fanny Boy. Allora, fatemi un attimo sistemare qui che volevo farvelo vedere bello grande. Abbiamo raggiunto il nostro new sub goal di 10. Grazie a tutti e a tutti. Farò un meme con me così, tipo alla Fallout. E allora, vediamo come faccio a ingrandirlo. Non so perché me la... se no... Ah no, perché insomma dovevo fare io così. Ok, scusate. Ok, eccolo qua. Insomma, quando... Ah, vabbè, insomma. Così. Sì, ok, chiaro. Quando voi lo avviate, vi chiede robe. Vi chiederà alcune cose. E vedete qui, vi faccio lo zoomino, aspettate che non mi ricordo più come si faceva lo zoom, e ce l'ho scritto da qualche parte, ok, eccolo qua. Vi faccio anche lo zoom, datemi un attimo. Vedete qui i new project è disattivato, perché questo per salvare sul disco il progetto dovete avere il professional, infatti lo dice qui, e questo infatti mi dà un po' fastidio perché comunque, cioè, uno vuole salvare il progetto, no? Però insomma dovete avere il professional per salvarli. Però insomma potete fare o open existing, in questo caso io non ce ne ho adesso, però potete fare... Ah no, è disabilitato pure questo. Ah, non potete neanche aprire i nuovi progetti. Ah, ok, questa mi mancava. Vabbè. Potete in pratica solo creare progetti temporanei. Quindi questo. Quindi poi fate next. Qui per esempio, qui sono le configurazioni. Se voi magari create delle configurazioni particolari che usate, magari lo vediamo anche più in là, potete praticamente caricare il vostro file di configurazione. Io solitamente non ne ho mai sentita la necessità e insomma uso sempre quelle di default, però poi vedremo. E aspettiamo che carica. Cosa intendi? Negli attacchi reali si usano dei software vecchi e vulnerabili per fare phishing? In che senso? Cioè per mandarli, fare tipo mandare malware, dici? O cosa? Che cosa intendi per software vecchi e vulnerabili? Cioè no, in realtà, cioè il fatto è che
per fare un attacco tu devi utilizzare, in alcuni casi ovviamente, non è un discorso generico, devi utilizzare delle vulnerabilità note, perché comunque i sistemi sono ben protetti e magari non riesci a eseguire, che ne so, un cross-site scripting, non lo so, la prima cosa che mi è venuta, no? Chiaramente, però vabbè, sul client non funzionerà il cross-site scripting, però capitemi. E quindi chiaramente tu che fai? Crei un phishing, un'email di phishing con dei link malevoli che scaricheranno, cioè è successo anche che scaricavano dei programmi vecchi per poi utilizzare, tipo come è successo, ve ne ho parlato in qualche cyber news fa, che no, l'ultima forse, no, la penultima, quella con Simone mi sa, parlavamo che hanno utilizzato un programma vecchio per avere una vulnerabilità che gli permetteva poi di fare un remote code execution. Quindi sì, però devi sempre creare il link che fa scaricare questo programma. Sì, li usano, sì. Poi dipende, però sì, li possono usare. Insomma, quando voi aprite Barp, vi appare praticamente questo. Questa è la dashboard, dove voi andrete a vedere informazioni. Qui con questo, vediamo se... alcune informazioni, chiaramente anche qui vedete che il new scan qui è disabilitato, perché anche questa potete farla solo con il professional. Invece potete fare il new live scan, new live task, dove praticamente voi eseguite una scansione automatica. Però il problema qual è? Qui, come vedete anche qui, vabbè, tengo il desktop così è più... forse non lo so se si vedeva, vabbè. Qui vedete che è disabilitato. Però se invece premete il New Live Task, qui avete due opzioni. Il Live Audit, che praticamente è una scansione automatizzata vera e propria, quindi va a provare una lista di attacchi che ha con vari payload al, diciamo, target che gli date. Però questo, come vedete, è disabilitato, perché appunto lo potete fare solo con il professional. Invece quello che potete fare è questo live passive crawl, dove praticamente va a fare un'analisi passiva, quindi non va a inserire payload veri e propri, ma va a fare una roba più passiva, dove ad esempio va ad analizzare le pagine per trovare le varie pagine. Va ad analizzare la pagina web e quindi anche i file JavaScript, per andare a vedere quali richieste fa il sito web e quali percorsi utilizza. Per esempio, percorsi io intendo per esempio /home, /login, /user e roba così. E quindi questo lo fa passivamente. E questo si può fare. Poi potete anche... E poi qui, per esempio, vedete qui, vi chiede quale tool. Perché in base a questo Barp andrà ad analizzare il traffico per fare appunto l'analisi passiva. Quindi potete selezionare proxy, repeater o intruder, che adesso appunto andremo a vedere. E poi lo scope dell'URL. Potete fare o tutto o soltanto robe custom o magari
questa è quella che impostate dentro Barb. E quindi vabbè, io adesso la seleziono così, ovviamente potete anche ignorare i duplicati. E poi avete qui una configurazione della scansione dove appunto va a vedere, vi chiede cosa deve vedere, potete anche farla caricare magari una configurazione che fate voi, magari salvate e poi la potete caricare. Per esempio qui vedete che ci sono ad esempio i link oppure le form di submission, e queste form non sono altro che per esempio che ne so, tipo il commento, no? Che vediamo spesso nei laboratori di Portswigger. Quello è un form, eppure vi chiede anche cosa aggiungere, quindi tipo soltanto l'oggetto o dello stesso dominio o quelli solo in scope o tutto, e potete scegliere. E se andiamo next, no, il resource pool non funziona. Il resource pool è, però doveva, no, non mi fa fare next. Vabbè, poi lo vedremo col professional, però il resource pool praticamente è come allocare le risorse per fare sta scansione. E come funziona la scansione? La scansione praticamente si va a fare un'analisi passiva sempre, quindi va ad analizzare tutte le richieste che vengono fatte, e poi in base ad alcuni criteri, non so bene adesso all'interno, va a inserire dei payload che ha già in lista. Praticamente avrà delle liste giganti dove avrà tanti payload, quindi che ne so, per il cross-site scripting andrà a provare script alert 1 script, per dire, e poi in base a come risponde vi dice se è vulnerabile oppure no. Ci sono diversi risultati in realtà. Vi dà sicuramente il rischio, la severity in realtà, quindi se è molto grave o se è poco grave. Ricordatevi che la severity è sempre da informational, quindi informativa, quindi una roba che non è grave però dovresti considerare. Basso, medio, alto e critico. Ovviamente critico è il peggiore di tutti. E poi siccome a volte non riesce a capire se effettivamente l'ha fatta, se è effettivamente vulnerabile, vi dà anche vi dice che magari è tipo tentative, quindi tipo possibile ma controllalo, perché ad esempio cosa succede? Molte volte i siti web ripetono quello che voi scrivete nella richiesta nella risposta. Però se il sito web utilizza i JSON, che è una tipologia di file ed è usato anche nelle risposte, soprattutto con le API, poi vabbè, vedremo tutte queste cose più in là, tanto. Barb vedrà che il payload del cross-site scripting è ripetuto nella risposta, però non è possibile eseguirlo perché è nel JSON, quindi non esce fuori, no? Vi ricordate che quando io facevo il cross-site scripting cercavo di uscire fuori dall'HTML o in modo da iniettare qualcosa di malevolo. Invece col JSON, a meno che non funziona male, non riuscite ad uscire fuori dal JSON e quindi vi dà che è un possibile attacco, però lì poi sarà un falso positivo. Il falso positivo è un falso allarme praticamente. Ad esempio io quando mi succede una roba del genere valuto se segnalarla nel report finale poi come informational oppure no. Solitamente mi baso molto su che cliente è. Cioè, se è un cliente, che ne so, tipo una banca, dove la sicurezza è molto alta, ovviamente lì la segnalo. Se invece
è un'azienda che però non ha dati sensibilissimi e magari ci siamo accordati che vogliono soltanto le medium, high, allora valuto se metterle. Però solitamente queste cose le metto sempre informational, quindi informative, così appunto il cliente le ha e poi può decidere se sistemarle o meno, o cosa fare. Poi dipende anche, perché certe volte loro hanno bisogno di ripetere quello che viene inserito nella richiesta, no? Perché ovviamente, che ne so, caso un po' scemo, non lo so. Se ad esempio io modifico il nome, però diciamo qui il problema è che non c'è una validazione, perché se io devo inserire il nome nel profilo e io ti posso mettere delle parentesi qua, delle parentesi angolari, c'è un problema, perché non c'è una validazione nel server. Però diciamo che questa prima o poi dovrà essere restituita all'applicazione web, no? Perché io, utente, voglio vedere il mio nome nel profilo. Quindi, insomma, questo è molto... Poi come si basa il rischio, come si calcola il rischio è molto... dipende anche molto dal contesto, cioè non c'è una regola fissa. Cioè ci sono i CVSS score, poi magari ve lo faccio vedere, però insomma quelle dipende anche molto dal contesto. Però insomma adesso sto usando Windows in realtà. No, con Barp, vabbè, qui non possiamo fare la scansione adesso, però in generale voi potete mettergli l'URL, perché qui stiamo parlando di web application comunque. Barp potete anche scansionare tipo smartphone, utilizzando smartphone, o anche le applicazioni di Windows per esempio, quindi applicazioni client, quindi proprio applicazioni che installate nel sistema, anche Linux ovviamente. Però qui vi sto parlando del web, quindi nella scansione voi mettete l'URL per esempio che volete scansionare, oppure gli dite di prenderlo dallo scope, che adesso vediamo. Quindi insomma questa è la dashboard. Poi ovviamente qui avrete i risultati e qui avrete un po' di statistiche, nel senso tipo cosa è stato aggiunto, quante risposte ha processato, insomma avete una panoramica. E qui appunto potete configurarlo. Vediamo qui. Qui ci sono proprio tutte le impostazioni, poi vedremo. Ciao Carlo! E andiamo a vedere il target. Ora il target ha 3 finestre. Qui sitemap, ecco ve lo faccio vedere subito. Se mi apre il browser di Barp. Ora io ho aperto il browser di Barp per velocità, però poi vediamo tutto. E per esempio se io cerco google.com, vedete qui che abbiamo qualcosa nel sitemap. Appunto perché questi sono URL. Perché cosa succede? Ecco, quando noi utilizziamo Barp succede questo. C'era l'immagine qui. Praticamente Barp, quando voi lo avviate e lo utilizzate, quindi per esempio con il browser di Barp noi ci togliamo tutto il peso di configurare il proxy, però adesso lo configuro pure. Però cosa succede? Quando voi utilizzate Barp, praticamente Barp fa da proxy. Quindi che succede? Si mette in mezzo tra l'applicazione web che voi visitate e il server. Quindi appunto come viene qui. Quindi cosa succede? Ogni cosa che voi visitate, ad esempio io ho visitato Google, ho potuto vedere le richieste, perché Barp si trovava in mezzo e quindi ha potuto intercettare tutte le richieste e farmele vedere.
senza un proxy voi non potete vedere il traffico. Per questo è importante avere uno strumento come Barb, perché appunto vi potete mettere nel mezzo, vedere le richieste e potete anche modificarle. Senza questo si può fare, però diventa un po' più complicato, nel senso dovreste scrivervi voi un proxy, oppure per esempio potete vedere, che ne so, magari qui, vedete qui nei browser, se utilizzate la pagina di lo strumento di sviluppatori, potete vedere qui le richieste. Potete anche modificarle e rimandarle, però capite che è molto più elaborata la cosa. Invece con Barb quello sta in ascolto sempre e voi dovete vedere soltanto cosa vede nel proxy. Ecco, vedete, queste sono tutte le richieste che appunto Google ha fatto quando io ho navigato google.com. Ciao di Bing. E cosa succede col sitemap? Barb va a creare una lista di URL che si sono visti e all'interno va a mettere le risorse che ha quell'URL. Vedete qui, ad esempio, questo OGAZ ha queste pagine. Ecco, per esempio questo google.com, vedete che ha tutte queste pagine, ha un advanced search, ha un home page, ha una sync che all'interno ha un'OPA, e queste sono le richieste che fa. E la cosa interessante è che voi potete vedere sia la richiesta che la risposta, vedete qui, e quando fate la scansione automatica col proxy vedrete anche, in base all'URL, al dominio, quello che è, al sito web, vedrete qui le vulnerabilità che sono state trovate. Però vabbè, non vi voglio aggiungere altri dettagli. E poi qui vedete avete la richiesta, potete vedere o in formato pretty, quindi carina, cioè tutta sistemata e indentata eccetera, oppure raw, che in questo caso non cambia molto perché comunque è una get, oppure in esadecimale. Non so, se vi serve l'esadecimale lo potete vedere. E lo stesso nella risposta, però la risposta potete vedere anche un render. Ora vediamo se c'è, ad esempio se io prendo immagini questa, vediamo se c'è qualche cosa che posso farvi vedere. Poi notate che ora non so se si vede benissimo questa cosa che sto dicendo nello schermo, però se voi vedete le pagine che effettivamente ha visualizzato sono in nero più scuro, invece le pagine che sono queste, invece le pagine che ha visto passivamente, quindi tramite appunto l'analisi che vi dicevo prima, sono in grigio. Questo è grigio in realtà, queste due, perché non le ha visualizzate. Oltretutto vedete qui che quelle a cui è stata effettivamente mandata una richiesta abbiamo un codice di risposta. Questo è giusto per... anche qui vedete, queste sono grigie. Anche questa, vedete? Perché cosa succede? Barb vede che c'è questa risorsa ma non manda la richiesta perché ovviamente magari noi non abbiamo visitato questa pagina specifica oppure non abbiamo fatto una scansione e quindi chiaramente nessuno manda questa richiesta. Poi anche qui potete filtrare, per esempio potete fare solo gli item in scope, che adesso vediamo, e altre informazioni. Vedete qui però alcune informazioni, per esempio alcune funzioni, questa è grigia perché è solo del professional, però insomma avete altri filtri. Gli stessi filtri sono anche sul proxy, però per esempio potete includere immagini, altri binari o CSS o anche i codici della risposta, oppure se volete solo vedere queste estensioni ovviamente ne potete scrivere altri, non lo so, sì, non lo so, qualcos'altro.
oppure a nasconderne alcuni. Per esempio qui solitamente si nascondono, che ne so, tutti quei file relativi al testo, no? WOF non è il cagnolino, ma è il testo, i font, ecco, che una pagina utilizza. E poi una volta che selezionate fate apply, apply and close, oppure soltanto apply o show all, hide all. E un'altra cosa interessante che non è molto utile questo, potete scrivervi anche voi uno scriptino. Magari lo vediamo, perché è molto utile, tipo a volte mi è servito perché la pagina, per esempio, il sito web rispondeva in maniera diversa se io gli mettevo determinate cose. Quindi io che ho fatto? No, non era qui, ok, era un'altra. Qui è per cercare, però insomma qui se volete scrivervi anche voi uno scriptino potete farlo per avere alcuni risultati, magari vi servono cose specifiche. Però insomma poi possiamo vederlo. E poi c'è lo scope. Qui ad esempio, che ne so, se io metto soltanto Google add to scope, vabbè. Ok, adesso dico no, però poi vi spiego. Vedete qui ho inserito questo, quindi vuol dire che io sto testando google.com e quindi è il mio target principale. Questo è molto utile perché alcune estensioni, perché dovete sapere che Barb utilizza estensioni e alcune estensioni potete dirgli soltanto tipo manda l'attacco soltanto URL in scope. E ovviamente ne potete avere di più. E poi un'altra cosa utile è che per esempio nei filtri potete mettere questo e facendo apply vedete che è rimasto soltanto Google. Quindi potete avere anche una visualizzazione soltanto di quello che vi interessa. Oltretutto, prima, per esempio adesso aggiungo anche www.google.com oppure anzi play.google. Adesso non me lo dà. Allora aspettate che lo rimuovo perché voglio farvi vedere la finestra di prima. Ecco, questa qui, cosa succede? Quando voi aggiungete nello scope potete scegliere se intercettare anche altre richieste, quindi di tutti gli altri domini. Per esempio qui vedete che tramite google.com noi abbiamo altri domini e quindi potete scegliere o di evitare di intercettare le altre richieste. Questo lo potete fare se siete sicuri che la vostra pagina web abbia soltanto cose di quel dominio. Io solitamente dico sempre no, perché le applicazioni web, soprattutto ormai adesso con quelle moderne, utilizzano anche altri siti web e a me serve sapere appunto cosa fanno anche sugli altri siti web. Per esempio, caso stupido, se una pagina web del sito che sto testando manda dei dati sensibili ad un altro sito, io quello lo devo vedere, no? E quindi se io qui premo yes, quindi sì, io questa richiesta non la vedrò mai e quindi non riuscirò a vederla. Invece cosa faccio? Io solitamente dico no, così mi prende comunque tutto e poi al massimo faccio mostra soltanto elementi scope e quindi poi ho solo il mio target, insomma. Tema dark please. Va bene, aspettate. Non so dove. Ah no, forse è qui. Aspetta che. Sì, forse c'è. Ecco qui. Ah, in teoria potevo aumentare il font. Vediamo se lo aumento a 20. Wow, è gigante, no? Aspettate. Vabbè che ho il mio zoom, quindi. Però forse così è meglio, 15. Ecco qua, a grande richiesta lo zoom dar. Sì, il zoom dar.
il tema dark. E però no, ve rimetto magari un po' più piccolo. Facciamo 13, dai, 13 meglio. E quindi insomma potete includere alcuni domini. Poi ad esempio potete includere anche i sottodomini. Chiaramente sapete che il dominio avrà dei sottodomini. E adesso lo vediamo come si manderà una richiesta personalizzata comunque. E questo insomma è utile, perché altrimenti se ad esempio google.com ha un play.google.com voi non lo includete. Però insomma lo potete includere. Poi alcune cose interessanti sono questo advanced scope, perché praticamente cosa succede? Con questo qui voi avete una la possibilità di inserire cose più avanzate. Per esempio qui ovviamente avete... Wow, ho fatto un'altra roba, non la sapevo. Ho scoperto un'altra shortcut dello Zoom, non sapevo. Comunque potete inserire qui. Ciao Andrea. Ovviamente qui inserite l'host o appunto l'IP. Però avete le regex. Le regex sono appunto espressioni regolari in cui voi potete andare a vedere, a selezionare determinate cose utilizzando una sintassi particolare. Per esempio, io adoro le regex. Per esempio, che ne so, se noi abbiamo un testo tipo cinnamon sec tipo seguite cinnamon sec punto esclamativo. Per esempio, se io scrivo così vado a selezionare tutti i caratteri. Se io vado a fare 1 2 3 e vado a selezionare 1 2 3, seleziono soltanto 1 2 3. Ora non vi sto a dire come funzionano le regex, però insomma è un modo per andare a selezionare alcune cose all'interno di una frase, una stringa, un testo. E in questo modo potete farlo anche qui. Per esempio potete dire star.google.com e in questo modo gli stiamo dicendo, troppo bello, vabbè, gli stiamo dicendo praticamente come prima, includi tutti i sottodomini di google.com. Nulla di pazzesco, però cioè nulla di diverso da quello la visualizzazione semplice, però a volte è molto utile. E poi in più potete utilizzare anche le porte, quindi se volete ad esempio includere diverse porte e file non... forse probabilmente andiamo a vedere. Warp advanced, perché file mi sa non l'ho usato mai, però lo cerchiamo. Advanced scope control. Sì, praticamente è la porzione di percorso che deve matchare. Quindi per esempio, che ne so, state analizzando il sito web, ma vi interessa soltanto la parte di login. Quindi che ne so, mettete /login e quindi questo come scope andrà a vedere soltanto login. Se non mettete niente rimarrà generico. E in più avete anche i protocolli, quindi HTTPS o HTTP, quindi porta 80, 8080 oppure 443 per appunto per la sicurezza, insomma. E se qui, per esempio, anche qui potete mettere qualsiasi protocollo oppure HTTPS e poi mettere 443 oppure lasciarla vuota e rimarrà 443.
Oppure se HTTPS sono pazzi e l'hanno messo su 80, magari mettete 80. Cioè potete fare queste combinazioni che invece non potete fare con la versione più semplice. Vedete qui, se io ho tolto la spunta a questo, chiaramente non potete metterlo. E in più potete anche aggiungere, sembra che sto facendo una pubblicità perché dico, e in più vi daremo un set di pendole. Mi sono sentita proprio così. Potete ad esempio aggiungere invece qui URL che volete escludere. Per esempio, molte applicazioni utilizzano l'autenticazione con Google, per esempio, no? Il single sign-on. Se nello scope questo è escluso e voi non lo volete vedere perché non vi dà fastidio, lo potete mettere qui. Ovviamente dovete fare un'analisi e vedere quali sono i domini e gli URL che includono le richieste del single sign-on, però insomma potete scriverlo qui tipo google.com e saranno esclusi tutti gli URL di google.com. Anche qui potete fare i subdomain, quindi i sottodomini, e anche qui avete, se utilizzate lo scope avanzato, potete appunto fare come prima, però per l'esclusione. Poi issue, praticamente la lista di tutte le vulnerabilità che va a vedere con lo scanner di BARP. Perché cosa succede? Quando voi fate una scansione, sempre col professional, non lo potete fare col community, vi darà dei risultati, per esempio, che ne so, se trova un SQL injection, vi darà questa spiegazione con richiesta e risposta del perché pensa che c'è un SQL injection. Quindi voi potete effettivamente vedere cosa ha inserito per trovare l'SQL injection e perché pensa che c'è un SQL injection, quindi andare a vedere la risposta. Chiaramente se nell'SQL injection specifico mettete un apice e quello gli risponde con un errore dicendo errore specifico del database, quella è una vulnerabilità. Però chiaramente non dovete mai fidarvi dei tool automatici, degli strumenti automatici, perché appunto sono automatici e potrebbero sbagliare. Quindi insomma andate sempre a cercare, a controllare i risultati. Non vi dovete mai fidare ciecamente, ecco, perché potrebbero creare falsi positivi. Quindi insomma andateli a cercare, andateli a controllare. E quindi insomma questo è il target. Poi ad esempio qui potete anche vedere alcune informazioni. Questo è l'inspector, va a vedere ispeziona diciamo le richieste, quindi ad esempio qui c'è una get in HTTP2, vedremo poi questi protocolli nel path appunto slash, ci sono i cookie, ci sono gli header e poi vi fa vedere anche gli header della risposta. Per esempio qui c'è il render, vedete qui, il render non fa altro che avere un piccolo browser in cui vi fa vedere la renderizzazione della pagina. Qui per esempio è un redirect, quindi insomma così, però può essere utile, a volte è utile. E niente, qui avete le informazioni delle richieste e delle risposte per magari anche vederli e avere più informazioni, e poi potete anche aggiungervi alcune notizie, alcuni appunti. Per esempio se trovate una richiesta e volete appuntarvi da testare il cookie, potete scriverlo. Io non lo uso molto perché li scrivo, cioè le note le scrivo in un editor, quindi insomma, o nel report stesso. Solitamente mentre faccio il test mi scrivo cose sul report per ricordarmi cosa ho trovato, lo screenshot, perché sono importanti anche gli screenshot. Cioè quando voi scrivete un report non dovete pensare soltanto alla richiesta e alla risposta, cioè a volte è anche va benissimo avere la richiesta e la risposta, però a volte è molto utile far vedere anche il risultato. Cioè se voi fate un cross scripting è molto utile far vedere anche che è stato eseguito,
oppure, ma anche per una cosa visiva, no? Anche un SQL injection. Se voi trovate che la pagina vi dà un errore, che magari vi dà l'errore specifico del database, fatelo lo screenshot, lo mettete e poi mettete richiesta e risposta, cioè è molto più completo. Poi chiaramente dipende. Se il cliente ovviamente vuole il documento Word, chiaramente lì potete mettere tutti i dettagli. Se vuole solo l'Excel, e lì diventa un po' più difficile, quindi non metterete soltanto non metterete screenshot o richieste, sì, le potete mettere, però ovviamente gli screenshot no. E non so neanche se si possono mettere, però negli Excel io non li metto mai, insomma. E quindi insomma questo era il target. E ora andiamo a vedere il proxy e andiamo a installare. Ok, mi è crashato. Aspettami un attimo che controllo. Allora, in realtà una cosa, in realtà è ok. In realtà potete utilizzare o il browser integrato di Barp, che io solitamente uso perché è già tutto configurato. Cioè, a volte ho avuto bisogno del browser separato, però dipende, cioè io mi trovo bene con il browser integrato, quindi non ne ho molti problemi, però dipende, cioè alcune persone preferiscono avere il browser separato con l'estensione, anche perché ci sono delle estensioni molto carine, quindi potrebbero essere utili, però insomma questo come volete. E quindi se volete usare il browser integrato, basta che cliccate Open Browser, oppure anche qui sopra nella pagina Proxy Intercept, oppure potete cliccare anche questo mondo qui che è qua sopra, vedete qui, questo vi apre anche il browser, così non dovete sempre andare nel proxy. Cioè se voi siete nel repeater, premete questo e vi apre il browser. Oppure quindi vi apre un Chromium in realtà, che potete utilizzare per navigare. Oppure se volete avere un browser a parte, vi dovete scaricare delle estensioni. Un'estensione in realtà. L'estensione è Foxy Proxy. Allora, ve la cerco di nuovo. Vabbè, basta che la cercate, insomma, è Foxy Proxy. Però aspetta, cioè io l'ho già installata perché l'altra volta l'abbiamo installata. Però sì. Niente, fate Foxy Proxy, la cercate e praticamente questa qui. Cioè potete prendere o questa standard o anche quella base, cioè non c'è molta differenza sinceramente. C'era anche un'altra estensione che magari mi ricorderò come si chiama quando parleremo magari di autorizzazione, però in futuro. Però insomma, prendete questa, la installate e vi appare appunto come estensione. E vi apparirà qui. Quello che voi dovete fare è andare poi a fare una configurazione, quindi che ne so, andate in Option e Proxy e qui andate a qui adesso vabbè la elimino così vi faccio vedere. Praticamente dovete fare Add, mettere un nome come volete. Se volete un colore, io metto sempre l'arancione come Barp. E tutto il resto potete lasciare stare. E qui però importante dovete mettere 127.0.0.1 e la porta 8080. 127.0.0.1 perché è localhost, perché voi state, almeno in questo caso, stiamo eseguendo Barp nel nostro PC in locale. Chiaramente se voi lo eseguite in un altro PC, nella stessa rete,
però non so, vi serve una nuova in un altro dispositivo, per esempio quando magari installate non lo so, magari vi serve un altro computer per qualche motivo, allora lì dovete mettere l'IP appunto di dove sta girando Barp. In questo caso appunto gira sul mio PC e quindi è locale. Oltretutto la porta qui dovete inserire quella che andrete a configurare qui. Vedete qui, ecco vi faccio vedere. Se voi prendete setting, impostazione del proxy, appunto nel tab proxy, vedete qui che c'è il listener del proxy e questo deve essere uguale a quello che scriverete qui, se no non vi funzionerà niente. Poi fate salva e quello che dovete fare è attivarlo. Cliccate semplicemente quello che avete creato e qui avete il proxy. Quindi adesso io vi voglio cancellare tutta l'history e vi faccio e andiamo di nuovo su Google. Ora qui allora datemi un attimo perché è importante questo, datemi un attimo che vi voglio cancellare il certificato così vi faccio vedere, però aspettate che lo riavvio pure Firefox. Ok, ci siamo. Praticamente ho tolto il certificato di Barp per farvi vedere che una volta che andate a configurare il proxy con Foxy Proxy, voi vedrete questa pagina. Questa la vedete perché bisogna installare il certificato di Barp. Perché cosa succede? Chiaramente maggior parte, tutti i siti web, o maggior parte, spero però tutti, sono in HTTPS, quindi appunto il protocollo sicuro di HTTP. Per fare in modo che Barp sia nel mezzo, noi dobbiamo dare il certificato al browser. Perché cosa succede? Essendo nel mezzo, Barp andrà a fare una connessione con il browser, perché dovrà decifrare i dati e poi mandarli al server. Se il browser non ha il certificato, e quindi chiave pubblica, la chiave pubblica per appunto cifrare, decifrare, eccetera, chiave pubblica e privata. Ho fatto un video su questo se volete andarvelo a vedere, 2 video in realtà. Cosa succede? Se non installate il certificato, il browser non si fida, dice chi è sto tizio che vuole vedere il traffico e quindi non vi fa vedere il traffico. Cioè, voi potete sempre fare... no, non lo fa più fare. Ciao The King Go. E quindi insomma lo dovete installare. Per installarlo dovete andare in HTTP Barp semplicemente. Vi viene questa pagina, voi fate scarica certificato, appunto l'ha installato e datemi un attimo perché ve lo devo prendere. Okay. Aspettate. Ecco qui, lo scaricate e c'è questo kcert.dar. Voi lo aprite, vedete qui che c'è appunto, vi dice che è di Portswigger, eccetera, e voi poi fate install certificate current user perché mi va bene, e poi però lo dovete selezionare questo place all certificate in the following store, quindi selezionare
il posto dove inserirlo nel store e dovete utilizzare questo Trusted Root Certification Authority. Quindi fate next, perché praticamente il browser deve arrivarci e deve essere trustato. Se non lo inserite lì potrebbe non funzionarvi, però insomma installatelo lì, tanto è sicuro, cioè non è un certificato malevolo, robe malevole. E quindi fate finish. Qui vi chiederà appunto, siccome lo state installando nel Trust Root, vi dice vedi che stai installando sta roba, sei sicuro? E appunto vi chiede, però insomma gli diciamo sì e l'ha installato. Quindi ora se noi rifacciamo google.com, dovete riavviare, in realtà dovete riavviare il browser e riproviamo, e infatti adesso funziona. E infatti in Barp vediamo che noi abbiamo tante richieste, adesso è arrivata appunto a 321. La cosa cos'è? Con la pagina intercept voi potete intercettare quello che vi arriva. Per esempio, intercetto e per esempio vado a cercare test. Vedete qui che qui non riesce ad andare avanti il browser e qui abbiamo tutte le richieste. Perché cosa succede? Avendo intercettato, cliccando intercept on, noi abbiamo acceso la funzionalità appunto di intercettamento di Barp. Quindi cosa succede? Il browser manda la richiesta, Barp la ferma e ti chiede che vuoi che faccio. E qui cosa succede? Qui potete modificare le richieste, chiaramente, cioè potete aggiungere ovunque cose, cioè anche qui o altre cose, potete anche mandarla nelle altre funzionalità, tipo l'intruder o repeater, eccetera. E poi potete fare o forward all, cioè le mandate senza modificarle, o se le modificate poi potete fare forward. Oppure drop va a rimuoverle. Quindi che ne so, se io faccio drop all, qui vedrete e le premo, vedete qui abbiamo un errore, perché chiaramente le abbiamo droppate, cioè non gliele facciamo mandare. Gli stiamo dicendo Barp, tutte le richieste che hai non le mandare, scartale. E quindi chiaramente c'è un errore. Se ricarichiamo e facciamo forward all, in questo caso, chiaramente, ok, adesso tolgo l'intercettamento, vedete qui appunto viene caricata. Ora qual è la cosa? Allora adesso voglio prendere un laboratorio di Portswigger per farvi vedere alcune cose. Quindi aspettate un attimo che mi loggo, perché mi sa che non ero loggata. Andiamo all'Academy. Andiamo all'Academy e prendo un laboratorio qualsiasi, tipo questo. Per esempio prendiamo questo qui, che è molto semplice, ci va bene. E per esempio cosa succede adesso? Allora prendiamo questo, appena lo carica, così vi faccio vedere anche lo scopo. Cosa succede? Adesso noi avremo richieste sia di Google, quelle di prima, e sia del nostro laboratorio. Vedete che ce ne sono un po'. Quindi cosa possiamo fare? Noi possiamo mandare questo nello scope. Qui mettiamo no, come vi ho detto a me non piace mettere yes. Mettiamo no e adesso nel target noi avremo lo scope. Vedete qui. Qui vabbè. Anche
aspettate, questo lo rimuoviamo e lo riaggiungo. Lo prendo dal target, dai, così è più semplice. Dov'è? Vedete qui, faccio add to scope, no, e qui appunto abbiamo questo scope. Andiamo a vedere, è esattamente questo. E ora cosa succede? Noi qui possiamo fare show only in scope e quindi avremo solo le richieste del nostro laboratorio. Vedete qui, queste ancora non le ha fatte come richieste perché non le abbiamo fatte noi, però passivamente le ha trovate. E anche qui possiamo vedere soltanto quelli in scope. Quindi ad esempio qui ne abbiamo 2, così rimuoviamo tutto il resto e appunto rimane più pulito. Cosa succede? In questo modo, non avendo messo sì alla richiesta di prima, Barp comunque le intercetta, cioè se io poi vado su Google vedrò altre richieste, però non ce le fa vedere perché noi stiamo filtrando. E quindi andiamo un po' a vedere e proviamo ad intercettare. Per esempio facciamo questa e vedete qui potete, questa è semplicemente la richiesta e voi potete modificarla. Per esempio posso mettere un apice, giusto così perché è SQL injection, no? E poi cosa succede? Qui poi abbiamo modificato, quindi ho aggiunto questo apice. Vedete anche qui, avete anche l'inspector. Se volete potete modificare anche qui. Che ne so, posso mettere un altro apice e fare apply. Oppure avete tutte le informazioni della richiesta, quindi i cookie, il body, se è una post, in questo caso è una get, o gli header. E voi potete modificare qualsiasi cosa. Qui c'ho anche gli header, potete modificarli, anche l'user agent tranquillamente, cioè potete modificare, anche l'host potete modificare, cioè potete fare tutte le modifiche che volete, se al server gli piace non fallirà. E poi facciamo forward. Qui chiaramente è un'altra richiesta, però noi andiamo a vedere qui. Vedete qui abbiamo un bel po' di informazioni. Il primo è l'host. Anche qui potete modificare l'ordine, però insomma solitamente io le ordino per numero, così da avere le ultime sopra. E qui abbiamo l'host, il metodo di richiesta, quindi get, post, add o altre cose, il percorso, quindi per esempio qui abbiamo l'home page, questa è la richiesta del filtro, e poi vi voglio far vedere prima la originale, e poi abbiamo parametri, cioè vuol dire che include dei parametri, appunto una get che include questi parametri. Se è stata modificata, quindi da qui potete capire se avete modificato qualche richiesta oppure no, il codice di risposta dal server, la lunghezza, il MIME type che appunto è la tipologia della risposta, in questo caso è HTML, vedete qui, se ci sono delle estensioni tipo immagini o roba così, il titolo, qui potete anche mettere delle note, vedete qui, ad esempio modificata, e qui vi apparirà appunto modificata. Questo è molto utile, per esempio se trovate una vulnerabilità, io a volte mi scrivo tipo JVT o che ne so cross-site scripting, così so che quella richiesta è del cross-site scripting e poi me la prendo e me la metto nel report. E poi vedete se c'è TLS, l'IP, se ci sono cookie, quando è stata fatta la richiesta, il listener del proxy, la porta che abbiamo messo e quando è iniziata la risposta. Insomma, queste informazioni. E per esempio qui, se vediamo la risposta, ve la renderizzo, vedete che appunto è la nostra pagina effettiva. Però se noi prendiamo quella modificata, vedete qui abbiamo la richiesta originale qui, quindi questa è originale, vedete qui infatti non c'è l'apice che ho inserito io, ma è quella originale. Però se voi volete vedere la modificata, premete questa freccettina e andate in edited request, o penso in italiano richieste modificate. E qui vedete appunto che c'è invece l'apice che ho inserito.
E infatti la risposta, vedete, è 500. Ops. È 500 perché appunto è fallita. E noi andiamo a vedere cosa gli è successo. Abbiamo un errore interno. Questa è un'indicazione che appunto è vulnerabile all'SQL injection, però non è sull'SQL injection. E quindi insomma così potete modificare le richieste. Poi insomma avete anche le WebSocket, però le teniamo per un'altra volta. E poi avete questo match and replace. Cioè praticamente cosa succede? Se voi volete modificare delle cose in automatico, potete dire creare voi o usare quelle che ci sono già. Potete dire a Barp se vedi questo cerca l'user agent e mettici questo qua. Per esempio, ve lo voglio far vedere. E qui potete provare. Per esempio qui il test vi metterà questo. Quindi se per esempio io ho come user agent test e lo vado a testare, lui ci mette questo. Però per esempio io voglio modificare questa e gli dico di mettere nell'user agent cinnamon sec. Così. E attivo questa richiesta. Potete fare anche qui di applicare queste regole solo negli elementi in scope e andiamo a vedere cosa succede. Quindi io adesso non intercetto perché voglio appunto farvi vedere cosa succede e vado nell'home page. Per esempio qui, vedete qui, allora se la richiesta non è stata modificata voi non avete quella freccettina. Invece qui, da quando ho messo la regola automatica, la freccettina è apparsa perché appunto la richiesta è stata modificata automaticamente. E vedete qui nell'originale c'è questo user agent, vedete qui Mozilla eccetera, però se io prendo la modificata vedete che appunto c'è cinnamon sec. E questo è molto utile se state facendo dei test e magari dovete cambiare user agent o cambiare sessione tipo cookie o roba del genere, quindi lo potete fare in automatico. Questo è molto utile. Poi avete anche qui molti settings, ora non ve li faccio vedere tutti, poi vediamo. Però per esempio qui potete anche selezionare, questa qui praticamente, qui avete il listener che vi ho fatto vedere prima, qui potete anche, cioè un altro modo per esportare il certificato è anche utilizzare questa funzione, potete anche rigenerarlo, però oppure utilizzate come vi ho fatto vedere prima. Poi queste sono le regole di intercettamento, quindi per esempio qui c'è scritto che l'estensione non deve matchare queste qui, quindi non deve essere PNG, CSS eccetera eccetera. E adesso io per esempio ho messo and, quindi vuol dire è che lo scope, che l'URL deve stare in scope. E questa praticamente equivale a quando ci chiede, quando noi inseriamo nello scope, che ci chiede vuoi intercettare tutto il resto. Siccome io avevo messo no, questo non era selezionato. Se voi lo rimettete, ve lo faccio vedere. Tolgo questo. Se io adesso vado su Google, per esempio. Ah no, c'è ancora. Aspettate. Dovrebbe selezionarlo. Strano. Indagherò su questa cosa. Vabbè, però insomma è quello. Vediamo, magari la prossima volta lo vediamo. E poi potete mettere anche delle regole per l'intercettamento delle risposte, perché chiaramente potete avere diverse risposte e magari non vi interessa qualcosa in particolare, non lo so. E poi avete anche altre impostazioni che però insomma non vi sto qui a dire. Magari le vediamo se serviranno, però insomma comunque sul sito di Portswigger sono scritte tutte le informazioni. E poi ultima funzionalità che vi voglio far vedere, anche qui avete altre cose molto utili. Per esempio io quello che utilizzo molto spesso è questo autoscroll
to match, perché se voi cercate per esempio, no, vi voglio trovare, che ne so, questo translate, che so che c'è. Per esempio, se voi cercate qualcosa e magari dovete andare a uno a tutte le richieste perché, non lo so, vi serve così, potete fare auto scroll to match when text change e vedete che appena lo trova andrà a scrollare direttamente dove lo trova. Ora non so dove l'avevo preso, però per esempio troviamo questo e che ne so, andiamo di nuovo. Vedete qui è scrollato, ha fatto lo scroll direttamente a dove era accessory. E questo è molto utile. Se poi vi serve il case sensitive, quindi maiuscole e minuscole, oppure se volete usare una regex, quindi l'espressione regolare. Queste servono appunto per cercare cose, potete farlo anche nella richiesta. L'ultimo funzionalità che voglio farvi vedere è il repeater. Voi la richiesta, il repeater praticamente è una funzionalità che vi permette di ripetere le richieste. Quindi ad esempio questa, voi avete questa richiesta però volete fare più test, quindi che ne so, la mandate dal repeater, quindi con questo send to repeater, e ve la manda appunto su questa funzionalità. E qui potete, è praticamente come l'intercettamento, però ovviamente qui la potete mandare più volte. Cioè, vedete, io la mando tante volte, non cambia. Cioè, mi risponde. E qui potete fare modifiche. Per esempio, io adesso aggiungo come prima di nuovo questo apice. Quindi lo mando e vedo subito cosa succede. Quindi, per esempio, posso andare a scrivere cose. No? Tipo così, e andare a vedere cosa succede. Ora non state a vedere cosa sto scrivendo, però tipo, vedete, io modifico e vedo subito la risposta. Così invece di andare sempre a navigare e modificare eccetera, io vedo direttamente qui cosa succede. E anche qui avete un sacco di opzioni, cioè adesso non ve le dico tutte perché è da uscire pazzi, però anche qui potete rimandarla allo stesso repeater, magari vi serve fare altri test. Io a volte tipo faccio dei test qui, però mi serve la richiesta, quindi rinomino questo, per esempio SQL injection, e poi la rimando al repeater, così posso modificarla ancora, così per vedere cos'altro trovo. E anche qui potete modificare qualsiasi cosa, quindi qualsiasi header, potete anche aggiungerli, tipo ciao, ora è inutile, però non succederà niente. E anche qui avete la ricerca come il proxy e questo in realtà anche qui potete vedere gli attributi, il body se ne avete, e qui non c'è una post, però per esempio avete la possibilità di cambiare il metodo della richiesta. Vedete qui ha spostato subito in post, questo molto molto utile anche. Oppure potete modificare la codifica e salvare anche la richiesta, salvarla e potete vedere anche la risposta nell'URL, nel browser. Per esempio, se voi avete questa richiesta però non vi piace il render perché comunque è un po' così, potete fare request in browser, fare in original session, così prendete la sessione originale, copiare questo, andare nel browser e fare così, e lui vi fa vedere appunto la risposta sul browser. Questo appunto perché se trovate qualcosa con una richiesta magari volete vedere la risposta sul browser. E anche qui avete le note, gli appunti, questo non c'è, vabbè, che appunto è del professional. E poi insomma anche qui potete mandarlo nelle altre funzionalità che vedremo poi. Potete copiare
Insomma, questo è il repeater, non è nulla di che. Cosa molto importante però del repeater che mi stavo dimenticando è che qui c'è una differenza tra host, che vedete qui, è molto importante questo, e il target che invece vedete qui. Questo target è proprio l'indirizzo IP o il nome del dominio reale a cui Barp manderà effettivamente la richiesta. Se qui, per esempio, io adesso metto neta.neta, questo non funzionerà perché non esiste. Vedete qui? Mi dice host sconosciuto. No? Qui. Quindi io lo rimetto. Però, per esempio, qui era corretto. Ora ve lo rimetto così. Anche qui potete cambiare la porta, alcune cose. Questo perché Lost Header invece è un header. E solitamente questo succede perché praticamente molto spesso i server ospitano molti siti web e per capire a quale vi serve c'è questo host header che per esempio dice io voglio il sito web della carbonara. È chiaro che mi piace la carbonara perché la ripeto sempre. Però insomma voi state dicendo quale sito volete e il server ve lo dà. Quindi state attenti. Oltretutto ci sono delle vulnerabilità come come il manipolare l'host header appunto per andare in altre pagine. Però state attenti perché è diverso. Il target è quello a cui andrà a mandare la richiesta, l'host invece è quello che servirà al server. Quindi insomma questo era tutto e non so se avete domande. Tanto vediamo. Il mio computer si sta comportando bene. Bene. Se avete domande, se no niente. La prossima volta magari vedremo probabilmente l'intruder che ve lo anticipo un po', però è molto molto interessante, molto utile anche. L'ho rimandata qui l'intruder perché voglio fare una live apposta perché insomma ci sono parecchie cose da vedere ed è molto utile, molto utilizzato. Però insomma questo era tutto per questa live. Vediamo un po'. Però se vi interessa comunque c'è, se voi andate su PortTrigger vedete qui ci sono tutte le informazioni, magari questa ve la metto in descrizione così se vi serve. Anche qui è spiegato comunque come installare il certificato, come intercettare, chiaramente in inglese, purtroppo in inglese, però penso che potete tradurla tipo con Google, quindi tutto a posto. E avete anche appunto il repeater, qui anche qui vediamo un po', viene spiegato e vi dice anche qui dell'host header e del target, scusate, e vi dà anche le funzionalità dell'intelligenza artificiale, vedremo, e tutte le altre funzionalità comunque che insomma magari vedremo le prossime volte. E niente, questo è tutto e ci vediamo giovedì con le Cyber News come al solito, quindi grazie per aver seguito e niente, ciao, buona serata.